Ciao a tutti, oggi vi propongo un dolce tipico del paese di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, una ciambella sottile e dorata al gusto di anice, un tipico dolce di carnevale, ormai prodotto in tutto l'anno nelle pasticcerie. Gli ingredienti sono scritti nell'info box sotto il video e nel blog e adesso vediamo di seguito come prepararlo insieme. Preparo l'impasto del berlingozzo, metto in una terrina 2 uova a temperatura ambiente. Aggiungo lo zucchero, un pizzico di sale. Inizio a lavorare il tutto con lo sbattitore elettrico perlomeno per 5 minuti. Dovrò ottenere un bel composto montato e spumoso. E mentre spumo le uova vi racconto le origini di questo dolce, che sono molto antiche, addirittura risalgono all'epoca dei Medici. Il suo nome, berlingozzo, deriva dalla parola berlingaccio, che sta ad indicare il giovedì grasso, berlingare, quindi spassarsela a tavola, ma anche una maschera del 400. Questo dolce ha l'impasto molto simile a quello dei brigidini, un altro dolce tipico del paese, che sono delle cialde sottili, croccanti e dorate al gusto di anice. Ho spumato bene le uova con lo zucchero, le metto via un attimo e pesto i semi di anice. Li inserisco all'interno del composto e mescolo bene. A questo punto inserisco la farina piano piano a cucchiaiate setacciandola e un cucchiaino di lievito per dolci. Mescolo con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Il composto è pronto, dovrà risultare appiccicoso. A questo punto sistemo un foglio di carta forno su una pala per pizza, ma potete tranquillamente metterla direttamente sulla teglia da forno. Ci sistemo al centro un coppapasta rivestito con della carta da forno. Poi distribuisco l'impasto del berlingozzo a cucchiaiate tutto intorno al coppapasta, andando a formare una ciambella. In seguito livello bene la ciambella aiutandomi con le mani infarinate. Come vedete è un dolce davvero semplicissimo da fare. Una volta formata la ciambella preparo una spuma con uovo e zucchero. Lo vado a spumare bene con lo sbattitore elettrico, ottenendo una bella cremina abbastanza densa, che poi andrò a distribuire sopra il berlingozzo. Ne basterà metà dose e posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 25 minuti. Io faccio cuocere il berlingozzo sulla pietra refrattaria, ma come già vi ho detto potete sistemarlo sulla teglia da forno e infornarlo direttamente. Ed ecco il berlingozzo in tutta la sua bontà, si sente un profumo davvero delizioso. Ci pratico delle decorazioni premendo sulla superficie con un coltello.
Nelle pasticcerie, nella mia zona, viene confezionato direttamente sulla carta da forno dove è stato cotto all'interno delle buste per alimenti, ben confezionato. È un dolce particolare, davvero buonissimo, croccante all'esterno e rimane morbido all'interno, con un sapore delizioso di anice. Si accompagna benissimo con del vin santo e si conserva per diversi giorni. Spero che questa ricetta dell'antica tradizione toscana vi sia piaciuta. Per me è stato un piacere poterla condividere con voi. Grazie per aver visto il video, un abbraccio, a presto!